Buongiorno a tutti. 6 marzo, ore 10:50. Siamo entrati a mercato con una nuova posizione, in realtà da un po' di minuti. Mentre che ho avviato il video, ho anche abbassato. Il profitto, si gode. Allora, abbiamo aperto l'ordine su per giù alle 10 su broccoli, che ha fatto un bel rialzo 46% così all'improvviso, a buffo. Ieri, ragazzi, volevo aprire una posizione, ero bello sul divano e mi è capitata questa qui, Reds USDT. Ragazzi, quando l'ho vista stava a 0,20, stava qua stava. Ho detto, allora, qui non aveva rotto, diciamo, il minimo, però c'era questo supporto, che infatti ha fatto un po' rimbalzare il prezzo e l'ha fatto tornare qui, alla resistenza di 0,24, però non sono voluto entrare. Dico per paura, però insomma, avevo, non so, guardandolo comunque a time frame più elevati, il ribasso è stato veramente importante e quindi presumevo che poteva rialzarsi un po'. Ho la presunzione, rimango ancora con la presunzione che un altro po' si potrebbe alzare, anche magari verso il 0,27, però insomma, avessimo aperto sarebbe stato veramente un buon profitto, anche perché veramente eravamo proprio a 0,23,80, qualcosa del genere. Qui ha lateralizzato per poi, pam, risceso completamente. Sarebbe stato davvero un ottimo profitto, ma non fa niente. Pensiamo al presente. Broccoli che era salito, mi stavo ducciando, mi sono svegliato che erano alle 9. Sono entrato, ho visto un attimino il mercato così al volo, ho visto broccoli che era interessante da tradare in short. Potremmo mettere un bel TP qua giù a più 43, ossia qui diciamo al supportino. Però voglio lasciar perdere perché secondo me questa potrebbe ancora un po' rialzarsi. Infatti in realtà si era rialzata fino a da 0,36, quello che siamo entrati noi 0,3640 a 0,37, 0,38 su per giù. Solo che ero in doccia e non ho potuto seguire. Fatto sta, la lasciamo correre. Ho aumentato un po' di margine, sono entrato con un margine di $90, anche perché qui ragazzi non possiamo entrare con quanto vogliamo noi. Come vedete abbiamo 1093 in questo momento, perché abbiamo ovviamente $145 a mercato. Ma possiamo entrare soltanto, possiamo entrare soltanto con dove sta? Con 537 e non con quanto vogliamo noi. Ok, quindi c'è da tenere in considerazione anche questo, che in caso di risalita, se vogliamo far aumentare il prezzo medio di ingresso, non possiamo farlo quante volte vogliamo, ok? Quando è così, ragazzi, non mi piace tantissimo tradare su queste criptovalute, perché comunque voglio avere libertà di entrata, di ingresso a mercato, anche perché se c'è bisogno poi di trasferire all'interno, come vi ho detto già nel primo video, nuovi USDT per entrare con più margine, in questo caso non ne abbiamo la possibilità, ma fa niente. Comunque io direi di lasciar correre un attimino. Credo, come già vi ho detto, che il prezzo un pochettino si andrà a rialzare. Io un bel TP, ok, un bel TP qua sotto comunque ce lo metterei magari sui $30. Andiamo a chiudere un 75%, anzi facciamo anche un po' di più, facciamo un 85%, un 15% lo lasciamo a mercato e il resto va che una meraviglia. Perfetto, vedremo l'evolversi della situazione, ci vediamo prossimamente, non è vero, adesso. Allora ragazzi, la situazione è questa, momentaneamente siamo a meno 24, ma dobbiamo cercare di chiudere il prima possibile. Per quale motivo? Come ha detto Antonio, che ha mandato gentilmente questa foto sul nostro gruppo Telegram privato, come vedete questa è la lista degli invitati al cripto vertice della Casa Bianca, che si terrà il 7 marzo, ossia domani, venerdì. E c'è anche Changpeng Zhao. Broccoli, ragazzi, questa criptovaluta qui sarebbe il nome del suo cane, da quello che ricordo. E dato che questo settore delle meme coin eccetera eccetera è molto particolare, complicato e tutto quanto, dobbiamo semplicemente cercare di chiudere il prima possibile, perché ho paura che per questo motivo domani magari può uscire qualche notizia, oppure oggi può uscire qualcosa. Insomma, meglio puntare su altro e chiudere il prima possibile questa operazione. Ovviamente non in perdita, proveremo a non chiudere in perdita, vediamo se riusciremo a recuperare. Però insomma, volevo avvisarvi di questa mia scelta e del perché vorrei chiudere il prima possibile, magari anche con pochissimo profitto, cioè 5, 3, 4, $2, insomma, pochissima roba. Qui intanto togliamo il take profit. Vediamo un attimino la situazione. Ovviamente siamo lì in alto. In realtà facciamo una bella cosa.
Apriamo uno short adesso, abbassiamo, come vedete si alza il prezzo medio di ingresso. Vediamo come si evolve la situazione. Con il time frame ad 1 minuto siamo sulla moving average. Profit and loss 0,90. Cerchiamo magari di fare almeno 2 dollari. Mettiamo qui 4 dollari. Chiudiamo ragazzi, mettiamo il take profit e vediamo se riusciamo a chiudere. Ripeto, queste sono meme coin, quindi in realtà non dovrebbero salire chissà quanto. Ora l'ho chiamata ragazzi, cioè l'ho detto, questa qui adesso esploderà. Preparatevi. Però insomma, vi ho spiegato un attimino la situazione, vediamo se riusciamo a chiudere ragazzi. Vediamo se riusciamo a chiudere, mi voglio togliere e aspettare momenti migliori. Ok ragazzi, ok. Ottimo! Ottimo, va bene così, ci togliamo un attimino da questa posizione che la vedo molto non brutta, però insomma, preferisco attendere. Più 3 di profitto, ragazzi, siamo usciti. Non opereremo su broccoli, lasceremo perdere, andremo a cercare altro, non ci interessa. Ci sono altre opportunità a mercato, ricordatelo sempre ragazzi, quando non c'è una cosa che vi piace così tanto, non siate lì pensando che oh mio Dio devo entrare perché se no, se non entro magari posso fare 100 dollari. No ragazzi, non andate così, siate sempre pazienti. La pazienza è la vostra migliore amica nel mercato, ricordatevelo. Vabbè, operazione chiusa, pochissima roba, più 3 dollari, ma è sempre comunque buona cosa. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio, nuovo listaggio, fortuna che c'è Antonio, la community serve a questo. Vi ricordo ragazzi, se volete partecipare alla community privata dovete fare l'iscrizione a BingX con il link in descrizione. Mi raccomando, così potete avere accesso. Come vediamo ragazzi, allora Roam, nuovo listaggio, non so che cavolo di criptovaluta sia, sinceramente. Allora, eccola qui, Roam, andiamo sul sito. Ok, praticamente una condivisione di wifi. Cioè, condividi il tuo wifi. Ok, chiediamo un consiglio a ChatGPT per capire bene che cos'è velocemente questa WeRoam. Una rete wireless, ok. Un accesso wifi senza interruzione e sicuro in tutto il mondo. Possono partecipare alla rete scaricando. In sintesi, mira a creare una rete wifi globale e decentralizzata che offre connettività senza interruzioni. Praticamente dai l'accesso al tuo wifi in tutto il mondo. Ok, carina come cosa, però sotto l'aspetto della sicurezza non so quanto sia conveniente, vi dico la verità. Qui intanto il prezzo scende, io vorrei entrare in short ragazzi, però vorrei aspettare che salga un pochettino. Apriamo, mettiamo poco ragazzi, mettiamo 88 dai. Ok, ordine limite piazzato. Se il prezzo toccherà nuovamente questa fascia di prezzo si aprirà un ordine. Ah! Altra cosa ragazzi, eccolo si sta avvicinando, ok. Altra cosa, nel mentre che il pezzo si avvicina, speriamo che vada a toccarlo, così vediamo se poi, se sale ancora, cercheremo di entrare maggiormente. Eccolo, no! Ok, aperto, perfetto. Con 78, manca ancora poco. Manca ancora qualcosina, una decina di dollari. E posizioni. Cronologia posizioni, ieri ragazzi, ovviamente off registrazione ho fatto, se non sbaglio, queste 3 operazioni, tutte e 3 in profitto, una... Ah, broccoli che l'avevo chiusa, oddio forse ve l'avevo fatta vedere, sì, broccoli l'abbiamo vista, e un'altra su broccoli sempre in short che poi alla fine ragazzi, broccoli è andata a scendere ulteriormente e non di poco in realtà, guardate questa qui, questa abbiamo aperto a 0,37, abbiamo chiuso a 0,36,88 perché non eravamo sicuri che possa scendere, alla fine ragazzi guardate a quanto è arrivato. La posizione successiva abbiamo aperto a 34,60 e abbiamo chiuso a 33,80. Pensate quanto avremmo fatto di profitto, ma vabbè. Diciamo la nostra previsione era corretta, però alcune volte è sempre meglio lasciar perdere quando non ci sentiamo sicuri. E un'altra invece ragazzi l'ho fatta questa notte all'1,25 su Bitcoin perché come avete visto da Bitcoin ha fatto un calo molto importante questa notte che poi a quanto pare è stato anche recuperato. Però guardate che calo improvviso, ero qui davanti al computer ragazzi, ho fatto questo piccolo profitto, fortunatamente ho chiuso perché comunque poi il prezzo è stato ripreso tutto quanto e siamo ritornati sulla soglia degli 89.000 dollari. Non so che cosa stia succedendo a Bitcoin, veramente ragazzi, è scandaloso quello che sta succedendo. Comunque torniamo su ROM e ci vediamo a breve perché vado al bagno, ciao. Ok, eccomi qua tornato. Allora, questa intanto scende. Ragazzi, stavo vedendo anche questa qui nel mentre che ero sul mio trono. Guardate questa qui come è salita. Fissa. Passata praticamente da
0,56, insomma 0,59 su per giù a 0,66, fatto un più 10%. In realtà non è tantissimo un più 10%, però io lo short lo proverei a mettere. Allora, se entriamo con poco, la liquidazione a 0,69. Un po' rischiosino, lo sapete? Dico la verità, attenderei per questo. Mi piacerebbe entrare in short, ma attenderei un attimino. Posizione sul ROM a un più 18%, siamo a più 14 dollari. Liquidità che cosa ci dice? Vediamo un po'. Ok, sta proprio lì e sta continuando a rimbalzare. Se supera i 0,6950 potrebbe ripartire nuovamente verso l'alto, vediamo. Diciamo un buon ingresso sarebbe questo, a 0,68. Piccolo ingresso, anzi facciamo una cosa, lo mettiamo, va. Mettiamo a 0,67,94, un bel limite. Ci mettiamo 93. Eccolo. Vediamo se va a toccare. Entriamo con poco, vediamo come va e nel caso poi rimettiamo altre posizioni. Anche se in realtà si sta avverando quello che avevamo previsto, vediamo un attimino. Il prezzo potrebbe risalire al di sopra dell'altro massimo, quindi anche andare verso i 0,71. Vediamo, aperto. Ok, ora sì, perfetto. Allora, vediamo. ROM intanto siamo praticamente a più 20 dollari. Andiamo a dargli un attimo un'occhiatina a ROM, nel mentre che il prezzo di quell'altra sale, perché tanto continuerà a salire. Ok, sta scendendo al di sotto. Intanto togliamo questa. Continua a scendere, ovviamente. Mo non trova liquidità. Bam, 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 bam. Vai, chiudiamo, non mi interessa. Chiudi un bel 76% più 30 dollari, vai. Così se risale potremmo magari provare a rientrare. Momentaneamente abbiamo fatto un più 29 dollari con Roam. Redstone è sempre lì, al momento era salita, poi è riscesa. Anche questa leggermente in profitto. Credo che comunque possa continuare a salire questa. Vediamo Roam se riprende un attimino. Allora questo lo togliamo, l'ordine limite. Ok, eccola che sale, ottimo, ottimo, ottimo. Va benissimo, va benissimo. Potremmo ad esempio qui provare a rientrare nuovamente con un pochetto, con 80 dollari. E riportare il margine su per giù a 100 dollari. Però dato che ci siamo, dato che sta andando bene, lasciamo così, dai, lasciamo così. Magari mettiamogli uno stop loss qui in profitto. Questi, vediamo un attimino i livelli, un attimo di liquidità, fatemi vedere. Mettiamo proprio qua. Così chiudiamo a 1,93, a più 1,93. E lasciamola correre, anche se è pochissimo, ragazzi. Momentaneamente c'è un margine di 18 dollari, quindi. E qui entriamo, qui siamo a 93 dollari di coso. Entriamo con 180. Dai, che peccato. Dai, toccamelo e vai giù, dai. Ah, mannaggia. Dovevamo... I 0,70 li ha toccati, dovevamo mettere 0,70 come ordine limite. Che come prezzo, diciamo, mentale era buono. Era buono. Tante persone magari hanno venduto a 0,70 o sono entrati a 0,70. Infatti il prezzo è sceso a 0,68,94. Adesso noi stavamo belli che in profitto. Anche di parecchio, forse 15 o 20 dollari. Dai, sta facendo proprio esattamente la stessa cosa di prima, guardate. Eccolo. Ok. Operazione aperta, vediamo se sale ancora di più. Ok, adesso come vedete se scendiamo anche di poco, ovviamente si va a fare più profitto, ovviamente però anche in perdita. Più sali e più vai a perdere, quindi comincia ad essere più complicata la situazione. Intanto qui diciamo ha toccato questa trendline che avevamo fatto, vediamo se la va a rompere. Credo di sì, credo che un minimo la vada a rompere. Vediamo se ci fa la stessa identica cosa di quello che è successo prima, ragazzi. Ancora siamo messi bene, abbiamo disponibili 993 dollari per aumentare il margine, quindi insomma siamo ancora a mercato. Attenzione che questa cresce ancora di più. La liquidità in buy continua a salire, continua ad essere più forte. Anzi, ricordo che in descrizione trovate tutte quante le info per i gruppi, per le iscrizioni, soprattutto a questo exchange che io utilizzo, così da avere la possibilità di entrare nel gruppo premium, mi raccomando. Ok, eccolo che scende, dai, forza, forza, forza. Anche in questi casi, ok, se non vi sentite la posizione sicura, quando magari state a meno 2, meno 3 dollari, potete tranquillamente chiudere, ragazzi. Cioè, chiudete, lasciate la perdita leggera e state a posto. Mamma mia, com'è scesa di botto. Dai, che mo scende, su. Dopo, quando vedete questi candeloni bam così improvvisi,
è perché deve scendere. Avviciniamo un attimo il take profit, ragazzi, perché non penso che arriviamo lì. Voglio abbassare il margine, ragazzi, perché c'è molta forza in questa cavolo di cripto. Credo che ormai la stia perdendo, però... No, voglio piangere. Non mi fare questo, non mi fare questo, non mi fare questo, ti prego, L'avvicino un po'. Non mi fare questo, toccami. Ok. Più 11 dollari. Perfetto. E adesso abbiamo all'interno del mercato un margine di 112 dollari. Aprire ora non sarebbe male. Io ci provo, così per voi. Apri short. Vediamo, Così sono matto, ragazzi. Sono abbastanza matto, Vediamo se riusciamo a fare un po' più di profitto e magari a chiudere completamente la posizione. Mettiamo qua dove sta il POC a più 15. Chiudiamo un 100%. Vediamo se ci riusciamo a toccarla oppure no. Vediamo. Stop loss imposterei lo stop loss anche vicino, ragazzi. Meno 5 dollari. Insomma, non deve riandare più sopra di questo prezzo. Già 35,28 in realtà è tanto. Cioè, se deve scendere ora, altrimenti risale. Infatti facciamo qua, vai. Vediamo se ci dice bene. Dai, devi scendere ora. Se non scendi ora è solo in salita. Ora, pam. Anche se comunque a 5 minuti un minimo dovrà risalire, Vediamo, un minimo dovrà risalire. Anche se comunque, diciamo, il supporto che adesso è resistenza è stato toccato. No, penso che comunque torni sopra. Credo che comunque torni sopra. Boh. Allora, Redstone invece. Ok, Redstone abbiamo fatto una bellissima chiusura, ragazzi. Bellissima. Andiamo a vederla ad un secondo. Eccola qui. Guardate che bella chiusura. Pam, e poi è risalito. Che goduria. Che goduria. Bellissimo. Buono. Io questa posizione su Redstone la chiuderei, ragazzi. Vi posso dire? La chiudo. Ok, Redstone la chiudiamo. Abbiamo fatto complessivamente un più 14 con Redstone. Momentaneamente siamo a 1309 di saldo, con il capitale invece di Roam 1314, ma questo qui ovviamente varierà in caso di perdita o profitto, che continua a rimanere lì Roam. Cioè sembra che la forza per il rialzo non la trovi. E questo in realtà è un bene per noi. È un bene. Eccolo, dai, su che sei forte, sei forte a ribasso. Ok, qui in alto... Mi fai godere tantissimo. Ok, alla fine è crollata vertiginosamente. Mamma mia quanto è riscesa. Vabbè. Comunque, siamo a 1317, ragazzi. Abbiamo fatto un più 117 in praticamente 2 giorni. Su cronologia posizioni non mi dà Roam, ragazzi. Non so perché. Non mi dà Roam. Boh, non so, ragazzi, si è mezzo buggato. Non so che dirvi. Comunque, Redstone più 14 e Roam... Abbiamo fatto un più 8 e un più 30, quindi più 38. Più 38, più 14 abbiamo fatto un più 50 e qualcosina anche questa mattina. Ottimo così.